Non so voi, ma io sono contento che oggi piova. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike, un Pianeta Mountain Bike abbastanza bagnato in versione invernale. Come vedete la giornata non è delle migliori, ma siamo usciti in bicicletta, o meglio sono uscito in bicicletta perché avevo un po' di cose invernali da provare, tra cui l'abbigliamento Fox che indosso adesso, di cui vi parlerò proprio in questo video, ma soprattutto perché oggi voglio parlarvi un po' di come modifico la mia mountain bike per le uscite invernali, perché abitando io in montagna, guardate, tendenzialmente da novembre fino a marzo inoltrato, quando uso la bicicletta qua a casa e non al caldo, magari in Liguria o da altre parti, modifico la mia bicicletta per adattarla al meglio a quelle che sono le esigenze invernali e soprattutto al terreno invernale, quindi molto spesso umido, terreno più morbido, dove si gira un po' più lentamente, quindi faccio qualche piccola modifica per renderla perfetta per l'inverno. In questo caso lo faccio vedere ancora una volta sulla Canyon World Cup, che state già vedendo in versione Pianeta Mountain Bike Winter. Guarda le semi slick sul ghiaccio come vanno bene. Adesso che sono in discesa vi parlo un po' dell'abbigliamento. Le regole dell'abbigliamento durante il periodo invernale o comunque quando fa freddo sono sempre le stesse, ovvero quello soprattutto di vestirsi a strati, quindi uno strato esterno impermeabile, cosa importantissima oggi sotto la pioggia, ed è per questo che ho indossato la nuovissima giacca Fox Defend 3 Layer, quindi quella più impermeabile di tutte della gamma Fox. È un taglio abbastanza largo, ma devo dire che questa cosa io l'ho trovata molto comoda proprio perché sta sopra senza problemi qualsiasi indumento, anche per esempio il gilet, quello un po' più imbottito, oppure quelle giacche invernali abbastanza spesse. Il taglio è perfetto, come vedete anche sulle maniche è super comodo, posso anche allungare senza problemi, e se allungo un po' si accorcia, ma se mi metto sulla sella con le mani sul manubrio invece ecco che torna perfetta. E l'altra cosa che invece sto provando oggi sempre di Fox sono i pantaloncini Ranger Water, quindi sono dei pantaloncini corti ma impermeabili, hanno la parte posteriore che è impermeabile ed è una cosa super comoda. Se non siete dei grandi amanti dei pantaloni lunghi, cosa che invece io consiglio, perché comunque il pantalone lungo è molto comodo, soprattutto in inverno, soprattutto se sono dei pantaloni come per esempio i Ranger Water, sempre di Fox, che sono lunghi, impermeabili, ma anche con un taglio molto aderente, perfetto anche per lunghe pedalate. Se invece siete degli amanti del pantalone corto, oppure se sono giornate come quelle di oggi dove non fa particolarmente freddo perché ci sono circa 14 gradi, però piove, allora a quel punto utilizzare un pantaloncino corto ma con gli inserti impermeabili permette di essere protetti dall'acqua senza bagnarsi, perché una delle cose che io odio particolarmente in inverno, ed è questo il motivo per cui uso tantissimo i pantaloni lunghi che le calzamaglie normali da ciclismo, dopo pochissimo si inzuppano di acqua e questa cosa mi dà molto fastidio. L'altra cosa importante sono naturalmente i guanti. In questo caso utilizzo i Defend Thermo, che sono non solo leggermente impermeabili con un trattamento di VR, ma sono anche imbottiti nella parte superiore e quindi sono molto caldi, cosa importante quando si esce in inverno. Continuando a parlare della giacca, una delle cose che mi è piaciuta di più è il fatto che sia abbastanza leggera. Anche oggi, dove non fa freddissimo, dove piove, io mi sono vestito abbastanza leggero sotto perché ho solamente la maglia intima e una maglia primaverile a maniche lunghe, e sopra ho messo questa giacca proprio solo ed esclusivamente come guscio per proteggermi sia dalla pioggia sia dal vento, soprattutto quando si affronta le discese, quindi per rimanere abbastanza caldo senza
sudare in questi momenti di salita. Questa giacca permette proprio quello, di avere una protezione e di non fare l'effetto K, quindi fare l'effetto Dimapant. Trattiene il calore e vi consente di sudare e di amplificare diciamo gli effetti del vostro movimento, della corsa. Nella zona sotto le ascelle ci sono due aperture che permettono di andare a far circolare più aria all'interno senza aprirla sulla parte anteriore, che è dove di solito l'aria entra e causa maggiori problemi se siamo sudati, perché se entra l'aria da davanti appunto ci si raffredda addosso il sudore e lì iniziano quelli che le nonne chiamano i malanni. Per curare le bronchite. Avere una giacca come questa che funziona da guscio è secondo me una delle cose più importanti del proprio guardaroba invernale. Fox realizza questa su specifiche per la mountain bike, quindi il taglio delle mani sulla parte posteriore è più lunga per andare a coprire il fondello quando si pedala, ma in commercio ne esistono tantissime anche per utilizzi outdoor. Quelli per utilizzi in montagna tendenzialmente non hanno un taglio specifico da mountain bike, funzionano perfettamente dal punto di vista della protezione dagli agenti atmosferici, ma hanno le maniche che tendenzialmente quando ci si piega in avanti verso il manubrio vanno indietro e la parte posteriore è corta. L'altra cosa che cambia è anche il cappuccio, perché questo cappuccio, come vi faccio vedere in questo momento, è fatto proprio per andare a mettersi senza problemi sopra il casco. Queste sono un po' le differenze tra quello che è un taglio da mountain bike e un taglio da outdoor classico. Una delle cose che mi piace di più nel pedalare in inverno, comunque quando il tempo non è bellissimo, è che i panorami assumono dei colori super, guardate qua, bellissimo. E immaginatevi che noi tutti sogniamo un po' quelle uscite in British Columbia con la nebbia e nuvole basse. Ecco, quella è una cosa che si può fare tranquillamente, basta coprirsi bene e uscire nonostante il maltempo, perché il detto più importante è proprio, scusate, stavo prendendo una radice di taglio, anche un po' andavo per terra. Non esiste buono o cattivo tempo, esiste solo buono o cattivo equipaggiamento. Uno dei grossi vantaggi poi che ho trovato nei guanti Defend Thermo è il fatto che siano tra i pochissimi guanti invernali corti, e io odio i guanti che vanno oltre il polso, quindi questi veramente sono una manna dal cielo per chi come me sta in posti abbastanza freddi, ha bisogno di guanti invernali ma odia i guanti lunghi oltre il polso, quindi questi veramente mi stanno piacendo tanto. Per finire quello che è la carrellata sull'abbigliamento, molto velocemente trovate, come ho già detto prima, degli approfondimenti sia sul sito qui sia qui sul canale sull'abbigliamento autunnale e invernale. Il mio consiglio per quando piove è quello di sempre di utilizzare degli occhiali a lente chiara. Questi sono fotocromatici, quindi si adattano alla luce e partono da zero, quindi da completamente chiari. Casco che uso in questo caso è un casco abbastanza vecchio ma che uso quasi sempre quando c'è pioggia, perché si chiude completamente, diventa una calotta. In questo caso i caschi aero danno una bella mano. E poi scarpe invernali, anche qui completamente impermeabili. Io metto calzina invernale così ho anche caldino e quindi top. Ma abbiamo parlato tanto dell'abbigliamento, adesso voglio parlarvi di quello per cui sono uscito oggi, ovvero i cambiamenti che ho fatto alla mia mountain bike per affrontare il periodo invernale. Le modifiche sostanziali sono quelle che avvengono su ruote e copertoni. Io tendenzialmente in inverno intanto vado a sostituire le ruote in carbonio che utilizzo durante l'estate, vado a metterne di cerchi in alluminio per essere un po' più tranquillo quando esco, perché in inverno abbasso ulteriormente la pressione delle gomme, quindi avere dei cerchi in carbonio su delle uscite dove spesso il sentiero è molto sporco, non vedo, magari ci sono tante foglie, non vedo cosa c'è sotto, quindi magari trovo una roccia che va a colpire direttamente proprio di taglio
sbaglio il cerchio si ha un po' più a rischio rotture con dei cerchi in carbonio, o comunque si hanno dei cerchi che costano anche di più. In questo caso io ho messo i Fulcrum Red Zone 3 in alluminio, canale da 25, io mi ci trovo molto bene, sono ottimi, veramente ottimi, benché siano dei cerchi abbastanza economici, e li ho montati con delle gomme Schwalbe Rocketron, quindi abbastanza tassellate, ma neanche di quelle che non scorrono per niente, perché comunque qui stiamo parlando di bicicletta cross country, ma questi consigli possono essere adottati su quasi tutte le biciclette. Diciamo che però tendenzialmente le biciclette da enduro hanno già dei copertoni abbastanza aggressivi, mentre a differenza dell'estate vado a mettere gli inserti antiforatura sia all'anteriore sia al posteriore, mentre d'estate tendenzialmente li uso quasi solo al posteriore. Li metto all'anteriore e al posteriore sempre per lo stesso discorso di prima, che i sentieri sono sporchi, non vedo cosa c'è sotto, quindi preferisco essere un po' più tranquillo nonostante io scenda di pressione, perché con più umido, il sentiero bagnato, un terreno più viscido, scendo di pressione, vado anche vicino all'1,1 anteriore e 1,2 posteriore, quando di solito invece sono più sull'1,3 anteriore, l'1,4, 1,5 posteriore. Occhio! Come succede molto spesso, io in questo caso scelgo i Pack Evolite di Andreani proprio perché sono tra i più leggeri e mi danno buona protezione, e soprattutto mi permettono anche di fare un bel po' di run flat. Questo è uno dei miei punti di allenamento invernali. Non sono troppo distante da casa, anche se vado a terra con tutte e due le gomme, le squarcio, da qui a casa saranno 4 km, con gli Andreani all'interno riesco a tornare a casa senza problemi. E questo, diciamo, è la cosa più importante, quindi avere un set di ruote invernali. Il mio suggerimento è quello: cerchi l'alluminio, gomme belle tassellate pronte per l'inverno, ma che non siano troppo frenanti, che non vadano a rallentare le uscite se si vuole pedalare, e all'interno sia anteriore sia posteriore gli inserti di antiforatura. Un altro cambiamento che faccio nella mia bicicletta per l'inverno è quello di andare a sostituire le pastiglie. Intanto perché è buon uso all'inizio dell'inverno, dove le uscite sono tendenzialmente più nel fango e più sul bagnato, andare a sostituire le pastiglie, quindi iniziare la stagione invernale con delle pastiglie nuove, ma soprattutto io vado a mettere le pastiglie pensate espressamente per l'utilizzo in condizioni bagnate. Normalmente sono delle pastiglie metalliche, quindi con più preponderanza di materiale metallico rispetto a quelle organiche. Sono leggermente meno performanti, ma durano molto di più e soprattutto si consumano molto meno durante le giornate di fango o di pioggia, perché quando c'è tanto fango le pastiglie nuove possono veramente andare a consumarsi in un attimo, soprattutto quelle organiche. Ne sanno qualcosa, ragazzi, i Wilier Pirelli, che alla Roc d'Azur sotto un fango hanno conciato le pastiglie dei freni in questo modo. Giuro, queste sono le pastiglie dei freni di Fabian Rabesteiner. Volendo si possono andare anche a sostituire i dischi, magari se in estate si utilizzano dei dischi di altissima gamma come possono essere i BCA o i Breaking, ecco, magari in inverno, dove le condizioni sono un po' più difficili e spesso c'è tanto fango, quindi si rischia magari di frenare col fango con dentro dei micro sassolini e di andare a rigare molto di più i dischi dei freni, magari utilizzare dei dischi dei freni un po' meno costosi può essere anche una buona idea. Le altre modifiche che faccio alla bicicletta sono quelle di andare a sostituire i pedali e mettere dei pedali con la gabbia esterna, perché in inverno utilizzo molto spesso questa tipologia di scarpe, quindi una scarpa sì con suola rigida, ma non così rigida come quella delle scarpe estive, e quindi preferisco avere una più ampia base d'appoggio di tutta la scarpa, in modo che anche se non vado ad agganciare subito il pedale, magari perché ho sganciato, perché sono in mezzo al fango e tutto, così riesco a mettere comunque il piede bene sul pedale. E in più, avendo queste scarpe la suola leggermente meno rigida, avendo più punto di appoggio tra pedale e scarpa, riesco a spingere più o meno con lo stesso wattaggio rispetto alle scarpe super stiff, super rigide estive, anche con queste più invernali. Altro cambiamento che si vede molto poco, ma che io trovo molto comodo, è quello di andare a mettere
delle manopole più tassellate. Tendenzialmente metto delle manopole pensate più per l'enduro. Questo perché? Perché magari con le manopole in spugna, quelle estive, sotto la pioggia oppure quando c'è tanto fango, tendono a scivolare un po' di più, anche se si hanno i guanti, tendono a scivolare un po' di più, mentre se metto queste manopole in stile enduro mi permettono anche in condizioni di grande bagnato o di condizioni di fango, tanto fango che sale fino alle manopole, di andare ad avere una presa sempre ben salda. Prima poi vi parlavo di pantaloni corti per evitare di bagnare il fondello. Per la stessa ragione vado a mettere anche un piccolo parafango posteriore, in questo caso è quello che si mette direttamente sulla sella, è molto comodo e anche molto flessibile, così che se mi capita di fare dei fuorisella non ho grossi problemi. In questo caso non ho il reggisella telescopico, quindi questo magari è un po' più scomodo. Con un reggisella telescopico questo va ad abbassarsi e diventa ancora più comodo. Stessa cosa faccio all'anteriore, metto un parafanghino piccolo sulla forcella, in modo da essere comunque sempre riparato dagli schizzi che arrivano in faccia e non andare a sporcarmi troppo o a bagnare troppo il posteriore, quindi anche lì dando una mano ai pantaloni impermeabili e non andare a inzupparmi il fondello di acqua. La cosa importante che faccio per la mia sicurezza è quella di andare a mettere le luci, un po' come si fa su strada, sia posteriore sia anteriore. Questa tra l'altro è la Iron 450R di Bontrager, super comoda perché è molto piccola ma fa un sacco di luce, ha sia la possibilità di andare a variare, ecco qua, il fascio, quindi andando a metterlo intermittente, oppure diventa fisso, e questo qua permette anche di, nel caso vada troppo lungo con l'uscita, quindi magari vado oltre le 5, le 6 quando inizia a essere buio, questo mi permette anche di tornare a casa. Non è una luce proprio per uscite in notturna, ma nel caso scenda al buio, con questa riesco comunque a vedere abbastanza bene il sentiero e riesco a tornare a casa senza grossi problemi. L'ultima cosa che non si vede ma c'è, ed è molto importante, è quella di utilizzare il giusto lubrificante sulla catena, perché in condizioni di acqua, in condizioni di fango, tenere molto lubrificata la catena con un lubrificante pensato espressamente per le condizioni di umido e di fango, normalmente le trovate la scritta wet, quindi bagnato, diventa molto importante. Vi ho spiegato come io personalmente preparo la mia bicicletta per i mesi invernali. Sicuramente qualcuno di voi fa altri cambiamenti oppure concentra l'attenzione su altre cose. Se così è, scrivetemelo nei commenti, sono molto curioso di sapere come voi preparate la vostra bicicletta per i mesi invernali. Per tutto il resto, come al solito, i 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike sono di andare a iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, mettere un bel like a questo video e soprattutto gas aperto, perché l'importante è non fermarsi mai, neanche in inverno. Alla prossima, ciao! Ciao. Fai quarto d'ora, 20 minuti. Va bene. Ma devo andare su al monte, no? Vado a cazzeggio qua intorno. Vai a cazzeggio qua, cioè cerca di fare un po' di salita e un po' di scesa. Sai cosa secondo me puoi fare? Se qua vai su, fai il pezzo dentro che passa vicino alla casa scout, sai, quella salita lì che è mezza un po' rotta, così passi dietro la casa scout che è single track, c'è il discesino lì, risalti fuori, torni indietro.